Non è vero che solo in cucina non si butta via nulla, anche con l'uncinetto non si scherza. Infatti, questa maglia è stata realizzata con degli avanzi di filato che avevo nell'armadio e sto parlando del filato Basic Cotton dell'azienda Un Filo di Passione. Spulciando nell'armadio ho trovato diversi gomitoli di filato che, se presi unicamente, non sapevo veramente cosa farci. Così mi è venuto il colpo di genio ed ho realizzato questa bellissima maglia per la mezza stagione. È un modello, infatti, come potete vedere, un po' traforato, però ha la manica a 3/4, che è secondo me l'ideale per questo periodo di transizione tra l'estate e l'inverno. Per realizzarla ho utilizzato in totale all'incirca 240 grammi di filato ed un uncinetto da 3 mm. Ho denudato un attimo il manichino per farvi vedere come rimane indossata. Abbiamo uno scollo a barchetta e una manica a 3/4, però se vi piace a maniche lunghe potete tranquillamente aumentare il numero di giri per la manica. Sul davanti si presenta in questo modo, mentre sul dietro è uguale al davanti. Questo è un modello carinissimo che si adatta a qualsiasi fascia di età. Se non volete utilizzare gli avanzi che avete di filato, potete acquistare tranquillamente il filato Basic Cotton e potete trovarlo sul sito www.unfilodipassione.it ed è disponibile in diverse tonalità di colore. Vi lascerò il link giù in descrizione. Se volete farla di 1, 2, 3, 4 taglie più grande, basterà semplicemente aumentare il numero delle catenelle e per sapere quante ne occorrono dovete prendere la circonferenza delle vostre spalle. Prendete la circonferenza delle vostre spalle in questo modo . Lasciando sempre un dito per lo spazio. La mia è intorno ai 98-99 cm e ho avviato 160 catenelle. Se a voi è più ampia o meno ampia, avviate un numero di catenelle che corrisponda alla misura in centimetri. Mi raccomando, deve essere sempre un multiplo di 10. Per quanto invece riguarda la collana, ho avviato 60 catenelle più una ed ho eseguito lo stesso punto che abbiamo visto per la maglia. Quindi non gettate i vostri avanzi di filati, ma mettetevi subito all'opera e seguite questo video fino alla fine. Come già vi ho anticipato, questo progetto verrà realizzato con degli avanzi di filato e più precisamente stiamo parlando del filato Basic Cotton. E avevo delle rimanenze nell'armadio e quindi ho deciso di utilizzarli per creare questa maglia. La parte superiore, ovvero lo sprone della nostra maglia, io già l'ho realizzato anche per farvi vedere e per darvi un'idea di come sarà il punto che andremo a lavorare. Per la mia taglia, che è una taglia S, ho montato in totale 160 catenelle che ho chiuso a cerchio con una maglia bassissima. Per qualsiasi variazione di taglia, come già vi ho anticipato, basterà prendere la misura della circonferenza delle vostre spalle e montare un numero di catenelle che corrisponda alla misura della circonferenza che avete preso. L'importante è che sia un multiplo di 10. Per quanto riguarda lo sprone, vi farò vedere un semplicissimo campione. Quindi prendiamo il nostro filato, un uncinetto da 3 mm e montiamo un numero di catenelle purché sia un multiplo di 10 che corrisponda alla vostra circonferenza delle spalle. Per il mio campione ho avviato 30 catenelle che andrò a chiudere a cerchio con una maglia bassissima. In questo modo. Adesso andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascuna catenella del giro precedente, quindi andiamo a realizzare un totale di 30 maglie basse e con l'occasione andiamo a nascondere anche la codina del filo. Terminate le nostre 30 maglie basse, andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio. Adesso andiamo a fare 5 catenelle
filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta, creando questo punto a V. Adesso una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e sulla quinta andiamo a realizzare 3 maglie alte, due catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso punto. Creando questo ventaglietto. Facciamo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo ancora 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, entriamo nella quinta e andiamo a realizzare un punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare ancora una maglia alta, ricreando il punto a V che abbiamo fatto all'inizio. Adesso una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, entriamo sulla quinta e andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella di separazione e adesso andiamo a ripetere ancora il nostro punto a V con 2 catenelle. Quindi saltiamo 4 maglie basse, entriamo nella quinta e andiamo a fare una maglia alta, scusate, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e ancora una maglia alta nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo ancora 4 maglie basse, entriamo nella quinta e andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. E andiamo a chiudere il giro facendo una catenella e una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro. In questo modo. Adesso andiamo a fare ancora una maglia bassissima al centro del punto a V per spostare la lavorazione. E ricominciamo ancora 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo al centro del ventaglietto e andiamo a ripetere ancora il ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, nel punto a V andiamo a ripetere nuovamente il punto a V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro e chiudiamo il secondo giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio e proseguiamo in questo modo per un totale di 6 giri. Come vedete io qui ho un totale di 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che corrispondono circa ad un totale di 8 cm. A questo punto questi sono i miei punti di chiusura, vado a piegare il pezzo a metà e vado a far ricadere la parte con la chiusura più centrale possibile e vado a posizionare dei marcapunti sul terzo punto a V compreso il centro, quindi partendo dal centro conto 1, 2 e sul terzo punto a B vado a mettere un marcapunti. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi contando sempre la maglia centrale vado a fare 1, 2,
e 3 punti a B, e sul terzo vado a posizionare il mio marcapunti. Ed in corrispondenza del lato opposto vado a posizionare gli altri 2 marcapunti. Come vedete, questa è il punto AV centrale del lato opposto. Conto sempre 3 punti AV, 1, 2, e sul terzo ho posizionato il marcapunti. 1, 2, e sul terzo ho posizionato l'altro mio marcapunti. Questo perché mi servirà per ricavare lo scalfo delle maniche, e questo sarà la parte centrale. Adesso andiamo a vedere come sviluppare il tutto. Io a questo punto andrò a cambiare colore, quindi vado a tagliare il filo fucsia, sfilo il lavoro e vado a cambiare filo e vado a prendere un rosa un po' più delicato. Rientro nel punto AV della chiusura, aggancio il nuovo filato con un nodino scorsoio e continuo la mia lavorazione sempre con 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, qui nel ventaglietto vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 3 maglie alte, due catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto AV successivo e vado a fare un altro punto AV, una maglia alta, 2 catenelle e ancora una maglia alta nello stesso punto, e continuo in questo modo fino ad arrivare al primo marcapunti. Sul primo marcapunti vado a fare ancora un punto AV, una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, una catenella, andiamo a lavorare ancora il ventaglietto con 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte, e adesso andiamo ad avviare un totale di 32 catenelle che ci serviranno per realizzare lo scalfo della manica. Quindi realizzate le nostre 32 catenelle, andiamo ad agganciarci sul ventaglietto prima del secondo marcapunti, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel ventaglietto e andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto AV e andiamo a ripetere il nostro punto AV, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Come vedete abbiamo ricreato questo foro che non sarà altro che lo scalfo della manica. Adesso andiamo a ripetere i punti così come si presentano fino ad arrivare al terzo marcapunti. Una catenella, adesso vado a lavorare il punto AV con il marcapunti e vado a lavorare anche l'archetto successivo. Di nuovo vado a ripetere le mie 32 catenelle e vado ad agganciarmi sul ventaglietto prima del quarto marcapunti e vado a fare il mio ventaglietto. Vado a lavorare il punto AV sul marcapunti e vado a lavorare il ventaglietto successivo al marcapunti e continuo con questi punti fino alla fine del giro, che vado a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. A questo punto manterrò il filo rosa chiaro ancora per un giro e andrò a spostare la lavorazione di un punto, quindi vado a fare un'altra maglia bassissima sulla prima catenella del punto AV.
vado a fare ancora 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare un punto a V. Una catenella, dove ho il ventaglietto vado a ripetere nuovamente il ventaglietto e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alle catenelle. Una volta lavorato anche l'ultimo ventaglietto andiamo a lavorare sulle catenelle. Facciamo ancora una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e sulla sesta andiamo a fare il nostro punto a V. Ne vado a saltare 6 perché la prima corrisponde alla catenella di separazione. Adesso ancora una catenella, filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e sulla quinta vado a ripetere il mio ventaglietto. 3 maglie alte, 1, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a ripetere il mio punto a V. Una maglia alta, 2 catenelle e ancora una maglia alta nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a ripetere il mio ventaglietto. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto ancora 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare il mio ultimo punto a V. Una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare all'interno del ventaglietto facendo un altro ventaglietto. Continuo poi a lavorare i punti così come si presentano fino ad arrivare alle altre 32 catenelle, sulle quali andrò a ripetere lo schema che abbiamo visto in precedenza. Dopodiché vado a lavorare i punti così come si presentano fino alla fine del giro, che vado a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. A questo punto vado a fare una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo perché nei 3 giri successivi cambierò colore e utilizzerò quest'altro rosa. Prima di cambiare il filo però voglio farvi vedere come resta sul manichino. Vedete, questo è il motivo, ha uno scollo molto a barchetta e questo è lo scalfo della manica che abbiamo appena ricreato con le nostre 32 catenelle. Adesso andiamo a cambiare il filo, utilizzerò un rosa un po' più acceso, vado ad agganciare il filo, riprendo le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare il mio punto a V. Una catenella di separazione e nel punto con il ventaglietto vado a ripetere nuovamente il mio ventaglietto. Da questo giro in poi andremo a lavorare i punti esattamente così come si presentano, compresi quelli dello scalfo della manica. L'unica differenza è che io andrò a cambiare colore, quindi ho fatto in tutto 6 giri con il fucsia, 2 con il rosa più chiaro, ne andrò a fare 3 con questo rosa, dopodiché riprenderò i miei 6 giri con il fucsia. E procedo in questo modo fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. Una volta completata anche la parte inferiore, la nostra maglia si presenta in questo modo. Escludendo lo sprone, ho fatto un totale di 22 giri, quindi partendo dal giro manica in giù. Escludendo sempre lo sprone e partendo dal giro con il filato rosa più chiaro, abbiamo una lunghezza totale di circa 26 cm. E adesso non ci resta che realizzare le maniche. Per quanto riguarda la realizzazione delle maniche andremo ad utilizzare il filato rosa più chiaro. Giriamo la nostra maglia in questo modo e andremo
ad iniziare la lavorazione dal punto avvii centrale. Puntiamo l'uncinetto qui in corrispondenza del punto avvii, agganciamo il nodino scorsoio, portiamo fuori il filo e facciamo le nostre 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta, ripetendo il nostro punto avvii. Una catenella, filo sull'uncinetto, qui dove abbiamo il ventaglietto andiamo a ripetere nuovamente il nostro ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, nel punto avvii andiamo a fare il punto avvii, e siamo arrivati qui nell'angolo e andiamo a fare una maglia bassissima sulla prima maglia alta qui in questo punto e una maglia bassissima qui sull'ultima maglia alta dell'altro ventaglietto. In questo modo, una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare il punto avvii sul punto avvii, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, sul ventaglietto andiamo a ripetere il nostro ventaglietto di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, sul punto avvii andiamo a ripetere nuovamente il punto avvii e continuiamo in questo modo fino ad arrivare qui nella prossima curva. Una volta arrivati sulla seconda curva andiamo a fare una maglia bassissima qui sull'ultima maglia alta del giro, in questa fucsia, e un'altra maglia bassissima qui sulla terza catenella, in questo modo. Una catenella, filo sull'uncinetto e ci ritroviamo nuovamente sul punto avvii, quindi entriamo nella catenella corrispondente e andiamo a ripetere il nostro punto avvii, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto, una catenella e ci troviamo nuovamente sul ventaglietto e anche qui andiamo a ripetere il nostro ventaglietto, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, una catenella e andiamo a chiudere il giro puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro, andiamo a fare un'altra maglia bassissima per spostare la lavorazione, 5 catenelle, ripetiamo nuovamente il punto avvii, una catenella, filo sull'uncinetto, nel ventaglietto andiamo a ripetere il nostro ventaglietto, una catenella, filo sull'uncinetto, qui dove abbiamo il punto avvii andiamo a fare un altro punto avvii, una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a ripetere un altro punto avvii sul punto avvii successivo, in questo modo. Qui andiamo a ripetere i punti così come si presentano fino alla prossima curva, una catenella e qui siamo arrivati in prossimità della seconda curva, quindi sul punto avvii andiamo a fare un punto avvii, una catenella, filo sull'uncinetto ed entriamo sul secondo punto avvii facendo un altro punto avvii. Una catenella,
e qui andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. Una catenella e andiamo a chiudere la lavorazione con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. E questo è l'inizio della nostra manica. Adesso andiamo a fare una catenella di sicurezza e tagliamo il filo per cambiare il colore. Adesso riprendiamo la lavorazione con il rosa baby, con questo qui, e riprendiamo la lavorazione esattamente da dove abbiamo chiuso. Quindi inseriamo l'uncinetto, il nodino scorsoio e sul punto A V andiamo a ripetere il nostro punto A V con le 5 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, nel ventaglietto andiamo a ripetere il nostro ventaglietto e anche con questo filato andiamo a fare 3 giri. Non facciamo altro che riprendere la stessa sfumatura che abbiamo creato per il resto della maglia. Una catenella, filo sull'uncinetto, qui nel punto A V andiamo a fare un altro punto A V, una catenella, filo sull'uncinetto, qui nello spazio tra il primo ed il secondo punto A V andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, nel punto A V andiamo a fare il nostro punto A V, una catenella e andiamo a lavorare i punti così come si presentano fino alla prossima curva. Ho lavorato il mio ultimo ventaglietto, ho già fatto una catenella, entro nel primo punto A V perché qui ci troviamo nel punto della curva dove abbiamo 2 punti A V vicini, entro nel primo, faccio un punto A V, una catenella, dopodiché entro nello spazio tra il primo ed il secondo punto A V e vado a ripetere il mio ventaglietto. Così facendo vado ad allargare leggermente la manica. Una catenella, entro nel secondo punto A V e faccio il mio punto A V, una catenella e nel ventaglietto vado a lavorare il mio ventaglietto, una catenella e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo. Adesso sposto la lavorazione al centro sempre con una maglia bassissima e vado a ripetere il mio punto A V, quindi vado a fare le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto e una maglia alta nello stesso punto. A questo punto non mi resta che andare a lavorare i punti così come si presentano e come abbiamo fatto finora fino al raggiungimento della misura desiderata. Io continuo e ci vediamo al termine delle maniche. Potete scegliere voi se farla a maniche lunghe oppure anche a 3/4. Una volta terminate entrambe le maniche, la nostra maglia si presenta in questo modo. Per quanto riguarda la lunghezza delle maniche, senza andare a calcolare i giri dello sprone, ho fatto un totale di 19 giri. Mentre per quanto riguarda il corpo della maglia, qui ho aggiunto un altro giro di bordura per riprendere un po' quello delle maniche e senza contare i giri dello sprone ho fatto un totale di 23 giri. Adesso, come ultima chicca, per non far slabbrare la bordura del collo, possiamo andare ad inserire del filato elastico a zig zag all'interno delle maglie appunto del collo, in modo che ogni volta che mettiamo e togliamo la nostra maglia, la scollatura rimarrà bella ferma. Partiamo dal punto di chiusura
e andiamo a far passare il nostro filato elastico a zig zag attraverso i punti delle maglie, ma avendo l'accortezza di non farlo passare dall'altro lato, quindi solo nelle costine interne, chiamiamole così, delle maglie basse che abbiamo fatto per il collo. E una volta fatto passare tutto il filo elastico intorno al nostro collo, lo vado a fissare con un semplice nodino in questo modo. Dopodiché taglio il filo e vado a nascondere tutti gli altri fili e possiamo dire finalmente che la nostra maglia realizzata con gli avanzi di filato è terminata. Se questo video ti è piaciuto, supportalo lasciando un bel like, un commento e se non l'hai già fatto, mi raccomando, iscriviti al canale. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!